Anche quest'oggi insieme. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo girocollo all'uncinetto. Ebbene sì, oggi vedremo un tutorial dedicato ai gioielli all'uncinetto. La trama di lavorazione del girocollo che sto indossando riprende ovviamente la trama utilizzata per il berretto in cotone. Ho realizzato ben due varianti, quella in blu che è stata una prova e poi quella in verde. Quella in verde l'ho abbinata al top all'uncinetto che è andato online lunedì e quindi, visto che mi era avanzato un po' di filato, ho pensato bene di farci un bel gioiello. Notate due colorazioni perché appunto non sono riuscita a realizzarlo soltanto in un colore, visto che era rimasto davvero pochissimo filato, però comunque ho utilizzato un altro avanzo, ma nella tonalità bianca. Secondo me si sposano bene insieme. Per la sua realizzazione ovviamente ho dovuto riadattare lo schema, quindi sono andata a ricavarmi il multiplo per una lavorazione in righe di andata e di ritorno. Ho modificato leggermente lo schema, ma vedrete tutto passo passo. Ho utilizzato gli stessi accessori utilizzati per il cappellino, accessori per bigiotteria come delle catenine, degli anellini, una conchiglietta che si trova proprio qui in cima, guardate che carina, e anche delle perle e delle perline azzurrine per spezzare e per dare un po' di contrasto. Insomma, molto particolare, direi. Spero vi piaccia, spero proverete a replicarla per indossarla quest'estate, però potrebbe essere anche un'ottima idea regalo se hai un'amica, una figlia, una nuora a cui piacciono le collane, i girocolli, insomma i gioielli in generale. Oltre ai filati e ai vari accessori ovviamente ho utilizzato anche il girocollo stesso che ho acquistato da Teddy, ma in linea generale tutti i materiali li ho presi da Teddy. Uncinetto di lavorazione da prima 3,5, poi sono passata al 3. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete il video con i vostri amici perché potrebbe ritornare utile. Iscrivetevi anche al canale per non perdervi i prossimi contenuti, ve lo ripeto anche oggi, maggio sarà ricco di progetti, ma non solo maggio, anche giugno. Oltre ad iscriverti al canale, attiva la campanellina, in questo modo riceverai la notifica ogni qualvolta un nuovo contenuto sarà online. A questo punto ti lascio direttamente al tutorial. Sigla! Oggi ho fatto il cappio che tengo sull'uncinetto. Andrò a lavorare un numero di punti bassi multiplo di 3 più 1, nel mio caso 49. Quarantanovesimo ed ultimo punto basso. Non vi preoccupate se si arrotola, è normale. Adesso noi facciamo una catenella e facciamo la seconda riga, quindi giriamo il nostro lavoro e nel primo punto basso vado a lavorare il primo punto alto che vado a sostituire con i due punti bassi. Cambio il numero di uncinetto, passo al 3. Sempre nello stesso punto dove ho lavorato il primo punto alto, lavoro il secondo punto alto per un totale di 2 nello stesso punto. Prendo il filo, salto 2 punti e nel terzo punto lavoro un gruppo di 3 punti alti. Durante questa seconda riga andrò a lavorare il punto granny. Quindi prendo il filo, salto 2 punti e nel terzo faccio un gruppo di 3 punti alti. Continuo in questo modo fino a terminare la riga. Ho terminato la mia lavorazione a punto granny, che meraviglia! Ti rimarranno gli ultimi 3 punti. I primi 2 li salti e nell'ultimo lavori 2 punti alti, proprio come all'inizio. Continuiamo per la terza riga, catenella, giriamo il lavoro. Nel primo punto andiamo a fare un punto basso, poi facciamo 4 catenelle, 3, 4 e andiamo a lavorare un punto basso tra un gruppo e l'altro, proprio in questo spazio. E ripetiamo 4 catenelle, un punto basso nello spazio successivo, 4 catenelle, un punto basso nello spazio successivo e così via fino a completare tutta la riga. Terza riga quasi completata. Al termine facciamo quello che abbiamo fatto all'inizio, 4 catenelle,
un punto basso nell'ultimo punto alto del gruppo sottostante. Sta per finire il filato, quindi vado avanti con il secondo colore. L'ultimo punto basso non lo chiudo con il primo ma con il secondo. Possiamo fare anche un cappio per comodità, questo aiuta le principianti, quindi cappio che faccio passare attraverso le due asole. Poi blocco tutto facendo una catenella, giro il mio lavoro. Riga numero 4, faccio intanto un punto bassissimo nel primo punto basso, mi sposto nell'arco successivo, nel primo faccio un punto bassissimo, una catenella e sempre nello stesso punto lavoro un punto basso. Nell'archetto successivo vado a lavorare 7 punti alti. Settimo ed ultimo punto alto. Nell'arco successivo faccio un punto basso, 3 catenelle, un punto basso nell'arco successivo, 3 catenelle di nuovo, un punto basso nell'arco successivo. Questa sequenza bisogna ripeterla per tutti gli archetti successivi. Fatto il punto basso nell'archetto successivo lavoriamo 7 punti alti. Vado nel primo archetto, faccio un punto basso, 3 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo e di nuovo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo e si procede. Un ventaglio nell'archetto successivo, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso e abbiamo gli ultimi 2 archetti. Nel penultimo archetto lavoriamo un ventaglio di 7 punti alti, e nell'ultimo arco lavoriamo un punto basso e abbiamo terminato anche questa riga. Guardate che spettacolo, stupendo! Continuiamo per la riga numero 5, catenella e giriamo. Nel punto basso che abbiamo al di sotto facciamo un punto basso e in ciascun punto alto al di sotto facciamo un punto alto singolo. Facciamo 3 catenelle, un punto basso sul punto basso, 3 catenelle e ripartiamo lavorando un punto alto in ciascun punto alto sottostante per un totale di 7. Ripetiamo il lavoro di prima, 3 catenelle, un punto basso sul punto basso e di nuovo 3 catenelle, un punto alto in ciascun punto alto sottostante per un totale di 7. Tre catenelle, un punto basso sul punto basso, 3 catenelle e per l'ultima volta in ciascun punto alto al di sotto lavoriamo un punto alto per un totale di 7. Concludo con l'ultimo punto basso sull'ultimo punto basso, catenella e procedo per la riga numero 6. Nel punto basso al di sotto faccio un punto bassissimo, 3 catenelle e proprio alla base dove ho lavorato il primo punto bassissimo ne vado a fare un altro.
realizzando così una sorta di decorazione, un punto picot. Faccio un punto bassissimo nel punto successivo e anche nel successivo. Qui faccio partire di nuovo 3 catenelle, un punto bassissimo alla base, un punto bassissimo, un secondo punto bassissimo, 3 catenelle, un punto bassissimo alla base. Mi sposto con il primo e con il secondo punto bassissimo e da qui di nuovo 3 catenelle, un punto bassissimo alla base, punto bassissimo nell'ultimo punto alto, mi sposto nella catenella successiva con un altro punto bassissimo, faccio una catenella, un punto basso nel primo arco, 5 catenelle, un punto basso nel secondo arco, poi faccio 3 catenelle, un punto basso nel primo punto alto, 3 catenelle, salto un punto alto, vado nel successivo e lavoro un punto basso, 3 catenelle, salto un punto, vado nel successivo e lavoro un punto basso, quindi 3 catenelle, salto un punto e vado nell'ultimo, 3 catenelle, primo archetto, un punto basso, 5 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo, poi riprendo con le 3 catenelle, un punto basso nel primo e ripeto quello che ho fatto prima, 3 catenelle, salto un punto, vado nel successivo e lavoro un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso nel primo arco, poi faccio 5 catenelle, un punto basso nell'ultimo arco. Adesso mi sposto con un punto bassissimo nel primo punto alto, poi vado nel secondo, faccio un punto bassissimo più le 3 catenelle, vado alla base, un punto picot, punto successivo un punto bassissimo, vado nel secondo e faccio un punto bassissimo più 3 catenelle più un punto bassissimo alla base, semplicissimo. Quindi mi sposto 1, 2, 1, 2, 3, vado alla base, un punto bassissimo, quindi un punto bassissimo e poi nell'ultimo faccio non solo un punto bassissimo ma un altro punto picot. Ok, e chiudo così questa riga. Faccio una catenella di sicurezza e staccherei anche il filo. Riprendo il primo colore, faccio un cappio, mi aggancio con una catenella nel primo punto basso. Vado nell'arco direttamente e faccio il primo punto alto di 7, il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi. Vado nel primo archetto, faccio un punto basso, poi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto un arco e vado nel successivo. 1, 2, 3, 4, 5, salto un arco, vado nel successivo e qui nell'arco centrale vado a fare un altro ventaglio di 7 punti alti. Arco di 3 catenelle, un punto basso, poi 5 catenelle, salto un arco, vado nel successivo, 5 catenelle,
salto un arco, vado nel successivo e ovviamente ho l'ultimo arco di 5 catenelle dove vado a fare l'ultimo ventaglio. Vado a chiudere il tutto con un punto bassissimo nel punto basso che ho successivo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, mi sposto con un punto bassissimo nel primo punto alto. Faccio 3 catenelle e vado di nuovo alla base e faccio un punto picot. Punto successivo, un punto bassissimo, vado nel secondo, faccio un punto bassissimo più 3 catenelle, ripeto quello che ho fatto prima. Un punto bassissimo, quindi 1 2 1 2 3, un punto bassissimo, mi sposto e faccio l'ultimo punto picot qui, 1 2 3, un punto bassissimo, faccio un punto bassissimo nel punto basso al di sotto, mi sposto con un punto bassissimo nell'arco di 5, poi faccio una catenella, un punto basso, 5 catenelle, un punto basso nell'arco successivo, poi faccio 3 catenelle, un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 7 punti alti. 7, quindi ripeto quello che ho fatto prima, 3 catenelle, un punto basso nel primo archetto, poi ne faccio 5, un punto basso nell'archetto successivo e poi da qui vado a ripetere quello che ho fatto prima. Quindi mi sposto con un punto bassissimo nel primo punto basso, nel successivo faccio un altro punto bassissimo, 3 catenelle e un punto picot alla base. Quindi punto bassissimo, un altro, più 3 catenelle, punto bassissimo alla base. 1, 2, 3 catenelle, un punto bassissimo alla base e concludo con un punto bassissimo, un altro nell'ultimo punto, nel settimo, 3 catenelle e vado alla base facendo l'ultimo punto picot. Sono costretta a staccare il filo perché non saprei come continuare una volta che giro il lavoro, non mi va di fare dei punti bassissimi, quindi stacco il filo, mi aggancio al primo punto basso con una catenella, anzi faccio 1 2 3 catenelle, un punto basso nel primo arco, 1 2 3 catenelle, un punto basso nell'arco successivo, 1 2 3, un punto basso nel primo punto alto, 1 2 3, salto un punto, vado nel successivo, 1 2 3, salto un punto, vado nel successivo e lavoro un punto basso, 1 2 3, lavoro l'ultimo punto basso nell'ultimo punto alto, quindi 1 2 3, un punto basso, 1 2 3, un punto basso, faccio le ultime 3 catenelle, poi vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo, catenella, giro il mio lavoro e andiamo a concludere questo lavoro. Mi sposto con un punto bassissimo nel primo archetto, faccio 1 2 3 catenelle, un punto bassissimo, mi sposto con un punto bassissimo nel primo punto basso, vado nell'altro archetto, punto bassissimo, quindi 1 2 3, vado alla base e faccio un punto picot, quindi mi sposto nel punto basso con punto bassissimo, poi ne faccio un altro nell'arco, 3 catenelle,
un punto picot, punto bassissimo, poi mi sposto, 1, 2, 3, punto bassissimo e ripeto. 1, 2, 3. In questo arco centrale vado a fare dei punti puff, quindi 1, 2, 3, facciamo anche un quarto, chiudo tutto, poi faccio 1, 2, 3 catenelle, così poi mettiamo qualche perlina, 1, 2, 3, 4, chiudo tutto, poi faccio di nuovo 1, 2, 3 catenelle, vado alla base e faccio un punto bassissimo nel punto basso successivo, archetto, 1, 2, 3, punto picot, mi sposto e continuo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi vado a fare un punto bassissimo nel punto basso e l'ultimo punto picot nell'ultimo archetto, 1, 2, 3, punto bassissimo e posso andare a chiudere tutto inserendomi proprio qui nel primo punto basso dove mi ero agganciata prima. Faccio una catenella di sicurezza e stacco. Perfetto, e voilà, è una meraviglia. Allora vado a nascondere velocemente tutti i fili in eccesso e poi ci vediamo per applicare le varie perline. E voilà, amiche ed amici, girocollo all'uncinetto completato. Ho nascosto tutti i vari fili sul retro del mio girocollo con ago e filo. Nello stesso tempo ho applicato delle perle sui punti picot del ventaglietto in blu, sia da una parte che dall'altra parte, mentre sui punti picot in bianco ho applicato delle perline turchesi giusto per dare un tocco di colore in più. Mentre qui sulla zona centrale ho applicato delle catenine aiutandomi con delle pinze, con degli anellini per bijou e proprio al centro invece due perline con una conchiglietta. Nina, cosa fai? Giusto per riprendere gli accessori che ho utilizzato per il berretto in cotone. Per applicare perle e perline ho utilizzato lo stesso filato di lavorazione in blu, mi sono aiutata anche con l'uncinetto, ho fatto passare il filo, ho fatto dei nodini, ho tagliato l'eccesso e questo qui è il risultato. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il girocollo all'uncinetto vi sia piaciuto, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere se vi piace l'idea, se proverete a replicarlo e se lo fate mi raccomando taggatemi nelle vostre storie o nei vostri post. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, anzi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanellina, in questo modo riceverai la notifica ogni qualvolta un nuovo contenuto sarà online. Seguimi anche sui social. Grazie ancora, un bacino a tutti!